In questo preciso istante, l'equatore terrestre si muove a 1670 km orari. Sembra una velocità folle. Eppure tu non senti assolutamente nulla. Ma cosa succederebbe se il nostro pianeta accelerasse all'improvviso, riducendo la durata di un intero giorno a soli 120 minuti? Il tuo primo istinto potrebbe farti pensare a venti spaventosi o a un'alba che sorge ogni ora. Ma la fisica ci dice che il tuo primo problema sarebbe un altro, qualcosa di molto più intimo e invisibile. Il delicato patto tra la massa del pianeta e la sua rotazione sta per essere violato. E quando le leggi della dinamica vengono infrante su scala planetaria, le conseguenze non sono mai gentili. Preparati, perché stiamo per avviare un conto alla rovescia verso la disintegrazione totale. E tutto inizierà con una strana sensazione di leggerezza sotto i tuoi piedi. Per capire l'apocalisse che stiamo scatenando, devi visualizzare due forze che in questo momento stanno combattendo dentro e fuori dal tuo corpo. Da una parte c'è la gravità che ti tira inesorabilmente verso il centro della Terra. Dall'altra c'è la forza centrifuga, la stessa che ti spinge verso l'esterno quando un'automobile curva ad alta velocità. Fino ad oggi, la gravità ha sempre vinto con un margine enorme. Ma mentre il nostro pianeta accelera verso il traguardo delle 2 ore, la forza centrifuga inizia a crescere in modo esponenziale. È un mostro silenzioso che si risveglia. A questo punto, se ti trovassi all'equatore, peseresti quasi la metà. I tuoi passi diventerebbero balzi. Sembra quasi divertente, un parco giochi planetario. Ma c'è un problema enorme, perché tu sei solido, ma la superficie della Terra è coperta per il 71% da qualcosa di estremamente fluido. L'acqua non ha legami rigidi. Risponde immediatamente al richiamo della forza centrifuga. Nel giro di poche ore, gli oceani del mondo iniziano una migrazione inarrestabile verso la linea dell'equatore. È come se il pianeta stesse facendo un respiro profondo e trattenesse tutta l'acqua al centro. Se vivi a Londra, New York o Tokyo, vedresti il mare ritirarsi non di qualche metro, ma di decine di chilometri. Il fondale marino verrebbe esposto alla luce del sole, rivelando abissi mai visti. Ma se ti trovi in Brasile, in Indonesia o in Kenya, il cielo si oscurerebbe. Un muro d'acqua alto chilometri si innalzerebbe all'orizzonte, inghiottendo intere nazioni in un mega tsunami continuo. L'acqua si accumula all'equatore, formando un anello liquido, un rigonfiamento gigantesco spesso migliaia di chilometri. Eppure, questa è solo la prima fase. L'acqua è solo l'inizio. C'è qualcosa di molto più leggero che sta per muoversi. Fermati un attimo. Pensa all'aria che stai respirando in questo momento. Anche l'atmosfera ha una massa e come l'acqua viene trascinata senza pietà verso l'equatore. Ai poli, la pressione atmosferica crolla a livelli marziani. L'aria diventa così rarefatta che i fluidi esposti come saliva e lacrime inizierebbero a bollire per la mancanza di pressione, mentre il sangue nelle vene rimarrebbe liquido. All'equatore, invece, l'atmosfera si comprime fino a diventare un muro di gas denso e letale. L'effetto Coriolis, impazzito per la velocità di rotazione, genera tempeste mostruose. Immagina uragani grandi quanto interi continenti, con venti che superano i 2000 km orari. Questi venti spazzano via tutto ciò che gli oceani hanno risparmiato. Le foreste vengono sradicate, i grattacieli si sbriciolano come se fossero fatti di sabbia. Ma il vero terrore non viene dal cielo o dal mare, viene da sotto i tuoi piedi. Siamo abituati a pensare alla Terra come a una sfera perfetta, solida e immutabile. Ma su scale geologiche la roccia si comporta come un fluido denso. E a questa velocità di rotazione
la forza centrifuga è diventata così mostruosa che la roccia stessa inizia a cedere. Il pianeta si sta deformando. L'equatore viene stirato verso lo spazio, mentre i poli si schiacciano verso l'interno. La Terra sta perdendo la sua rotondità, trasformandosi in qualcosa che assomiglia a un ellissoide schiacciato, quasi come un disco volante di pietra e magma. Questo processo non è silenzioso. È accompagnato dal suono di miliardi di tonnellate di crosta terrestre che si spezzano contemporaneamente. Stiamo assistendo al collasso strutturale di un intero mondo e tra poco la pressione interna troverà una via d'uscita. La crosta continentale, spessa decine di chilometri, non può sopportare questa tensione. Si lacera lungo faglie gigantesche. L'Oceano Atlantico si squarcia, l'Eurasia si spezza a metà. Da queste enormi ferite planetarie, il mantello terrestre erutta con una violenza inaudita. Non stiamo parlando di vulcani, stiamo parlando di fiumi di magma larghi, migliaia di chilometri, che inondano la superficie. Il calore sprigionato è così intenso che l'acqua accumulata all'equatore inizia a vaporizzare all'istante, creando nubi di vapore super riscaldato che avvolgono ciò che resta del pianeta in una coltre soffocante. L'intera superficie diventa un inferno rosso e nero, dove pezzi di crosta galleggiano come zattere su un oceano di roccia fusa. Ma se pensi che questa sia la distruzione finale, ti sbagli di grosso. Se sei ancora qui ad ascoltare, è perché una parte di te voleva sapere fino a che punto l'universo può spingersi per cancellarci. E c'è molto altro da scoprire. In questo caos di magma e tempeste c'è un paradosso fisico affascinante. Più il pianeta si allarga all'equatore, più la sua superficie si allontana dal nucleo di ferro fuso al centro. E la gravità, ricorda, diminuisce con la distanza. Quindi, all'equatore, non solo la forza centrifuga ti sta spingendo verso lo spazio, ma la presa gravitazionale della Terra si sta indebolendo attimo dopo attimo. È una combinazione fatale. Stiamo raggiungendo il punto critico, la soglia matematica, oltre la quale le equazioni si rompono e la realtà cambia le sue regole. Manca poco al momento in cui la parola cadere perderà il suo significato. 84 minuti. È questo il limite teorico. Se la Terra completasse una rotazione in 84 minuti, l'accelerazione centrifuga all'equatore eguaglierebbe esattamente l'accelerazione di gravità. Noi stiamo viaggiando verso le 2 ore, 120 minuti, quindi siamo ancora sotto quel limite fatale. A questa velocità, i detriti sciolti diventano molto più leggeri, ma non fluttuano ancora, poiché la gravità è ancora superiore alla forza centrifuga. Le rovine delle nostre città, i veicoli, persino i frammenti di crosta terrestre staccatisi durante i terremoti iniziano a sollevarsi dolcemente nell'aria. È una danza macabra e silenziosa. Oggetti enormi che perdono il loro peso e si preparano a lasciare per sempre il pianeta. E poi, inevitabilmente, si supera la soglia. Ecco la rivelazione più sconvolgente. Quando si pensa alla fine del mondo, si immagina di essere schiacciati, bruciati o sommersi. Nessuno immagina di cadere verso l'alto, ma è esattamente quello che succede. Raggiunta la velocità critica, la forza centrifuga vince la battaglia. L'equatore terrestre si trasforma in una gigantesca catapulta. L'atmosfera ipercompressa viene strappata via, soffiata nello spazio aperto, come fumo al vento. Segue l'acqua. Gli oceani bollenti che si erano radunati all'equatore vengono letteralmente sbalzati fuori dall'orbita, congelando istantaneamente nel vuoto cosmico e formando una pioggia di comete di ghiaccio salato. In pochi minuti la Terra perde la sua pellicola vitale. È diventata un sasso nudo, deforme e incandescente. Ma la roccia stessa
non può resistere a questa tortura. Privata della pressione atmosferica e sottoposta a una tensione laterale insostenibile, la struttura interna del pianeta collassa verso l'esterno. Il mantello superiore si frammenta in blocchi grandi quanto l'Australia. Questi giganteschi continenti di roccia fusa e solida vengono sradicati dal nucleo e scagliati nello spazio. Prova a immaginare la scala di questo evento. Montagne intere, catene montuose, fondali oceanici strappati via e lanciati nel vuoto a migliaia di chilometri orari. La Terra si sta sbucciando da sola. Ogni frammento che si stacca porta via con sé una parte del momento angolare del pianeta, in un caotico tentativo di ritrovare un equilibrio che ormai è perduto per sempre. Quello che resta al centro è solo il cuore pulsante e indifeso del nostro mondo. Con il mantello distrutto, il nucleo esterno della Terra, un oceano sferico di ferro e nichel fusi a circa 4.000-5.000 gradi Celsius, si ritrova improvvisamente esposto al freddo assoluto dello spazio. Questo sbalzo termico e di pressione causa un'espansione esplosiva del ferro liquido. Il campo magnetico terrestre, che per miliardi di anni ci ha protetto dalle tempeste solari, impazzisce. Linee di forza magnetiche si attorcigliano e si spezzano, generando scariche elettriche colossali che illuminano il vuoto cosmico. È come se il pianeta stesse urlando energia pura. Il nucleo cerca di tenere insieme i frammenti rimasti, ma una rotazione di 2 ore non è sufficiente a vincere la gravità terrestre. Il limite critico di rottura, instabilità centrifuga, per la Terra è di circa 1,4 ore, 84 minuti. La disintegrazione è ormai un processo inarrestabile, guidato dalla matematica spietata della conservazione del momento. Tutta questa materia espulsa non viaggia all'infinito. La gravità del nucleo centrale, seppur ridotta, è ancora sufficiente per trattenere gran parte dei detriti nella sua sfera di influenza. I frammenti di crosta, il magma congelato, i cristalli di ghiaccio oceanico e l'atmosfera solidificata iniziano a scontrarsi tra loro nell'orbita terrestre. Si frantumano, si polverizzano, si appiattiscono sul piano equatoriale. Sotto i nostri occhi, in un lasso di tempo geologicamente inesistente, la Terra sta subendo la trasformazione finale. Da un pianeta azzurro e vitale, stiamo diventando qualcosa di completamente diverso. Stiamo creando un sistema di anelli. Saturno possiede anelli molto giovani, formatisi probabilmente tra 10 e 100 milioni di anni fa. Noi lo abbiamo fatto nel tempo di una breve e catastrofica agonia. Il caos si placa. L'attrito cosmico e le collisioni continue hanno ridotto montagne e oceani in un disco piatto di detriti esteso principalmente entro il limite di Roche, circa 18.000-20.000 chilometri dalla Terra. Al centro di questo immenso anello di detriti ruota velocemente il nucleo di ferro nudo che lentamente, inesorabilmente, inizia a raffreddarsi, oscurandosi. Se un osservatore alieno entrasse ora nel nostro sistema solare, non troverebbe la culla dell'umanità. Troverebbe un cimitero scintillante, un monumento circolare alla fragilità dei corpi celesti. La rotazione pazzesca di 2 ore ha dissipato la sua energia, distruggendo il pianeta. E ora i frammenti orbitano placidi, seguendo fedelmente le nuove leggi gravitazionali. Tutto è tornato in equilibrio, ma a un prezzo incalcolabile. Ogni atomo del tuo corpo, ogni ricordo registrato nei tuoi neuroni, ogni singola opera d'arte mai creata, ora fluttua in questo freddo anello di polvere, illuminato indifferente dalla luce del sole. Non stai guardando la distruzione, stai guardando la forma più pura di riciclaggio cosmico. Sei qui, in questo momento,
su un pianeta che ruota esattamente alla velocità giusta, su un'unica possibilità di equilibrio tra miliardi di fallimenti silenziosi. L'universo non ha bisogno di te per funzionare. Eppure eccoti qui. Io sono Renderium. E questa era la disintegrazione della Terra. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro l'equilibrio della fisica è solo un'illusione, pronta a spezzarsi al prossimo esperimento.